Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo viaggio nostalgico negli anni '80, un periodo unico in cui moda, tecnologia e cultura pop si sono fusi in un mix irripetibile. Oggi infatti parleremo di Paninari e Commodore 64, due icone che hanno segnato un'epoca, gli anni '80 appunto, e anche se apparentemente diverse tra loro, si sono incontrati e poi vedremo come. Ma chi erano questi paninari? Beh, erano giovani amanti della moda e della vita spensierata. Si incontravano nei fast food come il mitico Burger di Milano e vestivano con capi firmati quali giubbotti Moncler, scarpe Timberland, felpe della Best Company, cinturoni con fibbia e ciarro, eccetera. Quindi erano i giovani della Milano da bere, sempre alla ricerca di nuove tendenze americane. E il Commodore 64, mentre i paninari dominavano le strade, il Commodore 64 era il re incontrastato dei computer domestici. Ha introdotto milioni di giovani dell'epoca sia al mondo del videogioco casalingo che anche alla programmazione. Titoli leggendari come Bubble Bubble, Winter Games o The Last Ninja, ma tanti altri hanno fatto letteralmente impazzire un'intera generazione. Da una parte quindi i paninari chiamavano la moda e le uscite ai fast food, e dall'altro invece gli amanti del Commodore 64, più nerd chiusi in camera a giocare o in alcuni casi a programmare. Due mondi apparentemente diversi ma che si sono incontrati grazie ai videogiochi. E infatti la cultura, questa sottocultura dei paninari ha preso talmente piede che ha influenzato la società dell'epoca, la società dei giovani dell'epoca, anche nel mondo dei videogiochi. E infatti furono presentati dei giochi per il Commodore 64 proprio dedicato al mondo del Commodore 64. Qui ho voluto riprodurre un blister che poteva essere simile a quello distribuito nelle edicole all'epoca, con una compilation chiamata Squinzie, Sfitinzie e Paninari, uno speciale delle uscite di Logica 2000, e qui invece abbiamo un'altra uscita da edicola, Next Special Software per Commodore 64, che conteneva appunto sempre una cassetta con giochi dedicati al Commodore 64 naturalmente, ma al mondo dei paninari in particolare. Per chi non mi conoscesse ancora, io sono BR1 e questo è Byte Retro Anni, il canale YouTube di retro computing per passione e un pizzico di nostalgia. Negli anni '80 l'Italia ha visto l'emergere di un fenomeno giovanile unico e inconfondibile, ovvero quello dei paninari. I paninari erano ragazzi che vivevano la Milano da bere con spensieratezza tra hamburger e moda griffata. Amavano i colori sgargianti, i giubbotti imbottiti, le t-shirt firmate e la loro vita era all'insegna della leggerezza, con un gergo distintivo che nidificava squinzie e sfitinzie nelle ragazze alla moda, quindi cool, e truzzi, coloro che non rientravano nello standard paninaro. Il fenomeno dei paninari penetrò profondamente la cultura giovanile dell'epoca, furono realizzate infatti anche riviste specializzate e persino i Pet Shop Boys, un gruppo molto famoso negli anni '80, dedicò un proprio brano ai paninari. Anche la televisione fu influenzata dal fenomeno dei paninari, tant'è vero che il famoso comico Enzo Braschi interpreterà proprio il ruolo del paninaro nel programma Drive-In. Vieni qui, dai, che ti porti in un posto troppo giusto e lì ti rivolto come una tasca. Wild boys, qui sono il paninaro. Parallelamente, nelle camere da letto degli adolescenti, il Commodore 64 era il re dei videogiochi, con la sua capacità di far girare titoli leggendari e di permettere persino la programmazione amatoriale. Era lo strumento perfetto per chi voleva esplorare il futuro digitale, ma
Non tutti i giochi erano ambientati in mondi fantastici o scenari futuristici. Alcuni erano radicati nella cultura popolare italiana, compresa quella ispirata ai paninari. Come i giochi che andremo a vedere adesso, qui vediamo un esempio di giochi dedicati ai paninari. Questo per esempio dal titolo Squinzie, Sfitinzie e Paninari, una compilation che conteneva una serie di giochi. Noi andremo a vedere Hamburger Time, veramente secondo me quello più carino, diciamo quello più giocabile della compilation, ma anche gli altri giochi comunque sono interessanti e si riferiscono al mondo dei paninari, ma non solo, in generale alla cultura giovanile della metà degli anni 80. Il secondo titolo che andremo a vedere è gioco proprio chiamato Il Paninario, contenuto sempre in questa compilation della Edisoft, che uscì nelle edicole appunto nel 1985 come un supplemento alla rivista Next Game numero 7. Accendiamo quindi il Commodore 64 e premendo contemporaneamente Shift e Run Stop andiamo a vedere che sul monitor ci dice di premere il tasto play. A questo punto la cassetta comincia a girare, trova il programma, premiamo il tasto spazio per andare avanti e attendiamo il caricamento del gioco. Ed ecco caricato il gioco Hamburger Time. Come vediamo si tratta di un platform, in pratica impersoniamo il cuoco di un fast food e dobbiamo preparare dei panini con l'hamburger, insalata eccetera. Quindi dobbiamo passare sui vari ingredienti per farli scendere sui livelli sottostanti fino a completare tutti i panini. E lungo il tragitto vediamo che ci sono degli altri personaggi a forma di uovo e un'altra forma di cetriolo che ci disturbano, ci danno, diciamo, ci ostacolano appunto la preparazione dei panini. Quindi bisogna evitarli oppure schiacciarli sotto il peso dei vari ingredienti che facciamo scendere da un livello all'altro. Quindi come vediamo abbiamo quasi completato un panino, quindi facciamo scendere anche la parte superiore del pane, ne manca ancora uno, eccoci. A questo punto possiamo completare i vari panini. Ecco il terzo panino e finalmente anche l'ultimo panino. Abbiamo completato quindi tutti i 4 panini, abbiamo superato quindi il livello. Passiamo al livello successivo e dobbiamo continuare a preparare sempre i nostri panini. Come vediamo la grafica è semplice ma molto efficace, davvero molto piacevole da giocare. Di solito i giochi che si trovavano in edicole avevano diciamo delle aspettative molto grandi, ma poi molto spesso si rivelavano veramente dei giochi bruttissimi, quindi uno magari ci rimaneva pure male dopo aver comprato appunto le varie riviste con cassetta, sperando di trovare qualche gioco idoneo, diciamo, ai propri standard. Ecco qua abbiamo preso anche la bibita. In questo caso invece devo dire che questo gioco è veramente molto carino, molto giocabile, un bel gioco, diciamo, dai. Andiamo avanti e bisogna sempre stare attenti ad evitare questi altri personaggi che si aggirano nel quadro. Quindi andiamo, cerchiamo di sfuggire a questo cetriolo. Ecco qua, possiamo scendere e andare a far scendere quest'altro pezzo di pane. Scendiamo ancora e buttiamo giù il pezzo di pane sull'insalata che fa cadere, come vediamo, a cascata gli altri ingredienti. Ecco, fuggiamo adesso da questo cetriolo, attenzione all'uovo.
Ecco qua un altro pezzetto di pane superiore, lo facciamo scendere sull'insalata che cade sull'hamburger. A questo punto ci rimane che completare i 4 panini. Rimane l'ultimo panino da completare, facciamo scendere il pane. Purtroppo ci ha preso l'uovo, mancava un solo panino. Quindi andiamo, riproviamoci. Ecco qua, andiamo, facciamo scendere l'hamburger sul panino, andiamo sull'ultimo piano e cerchiamo di prendere, no, non possiamo prendere la bibita, facciamo cadere questo pezzo di pane, l'insalata sull'hamburger che cade a sua volta, ritorniamo sul pezzo di pane superiore e facciamo scendere a livello inferiore. Siamo attenti al cetriolo, scappiamo da quest'altra parte. Allora, scendiamo, prendiamo il pezzo di pane e vediamo se riusciamo a schiacciare l'uovo. Niente. No, ci siamo riusciti, abbiamo schiacciato l'uovo. Allora, prendiamo quest'altro pezzo di pane, l'insalata. C'è l'uovo, c'è il cetriolo che ci insegue. Saliamo. Ah, ci ha preso. Beh, diciamo che per questo gioco penso che vada bene così. Adesso andiamo a provare invece l'altro gioco che si chiama il paninaro. Il prossimo gioco che andremo a provare è quello contenuto in quest'altra compilation Next Special, supplemento a Next Game numero 7, che contiene il gioco il paninaro, che però non caricheremo dalla cassetta, ma utilizzeremo per caricare il gioco una Kung Fu Flash, un dispositivo moderno che permette di salvare i file scaricandoli dalla rete, quindi salvarli sulla SD card e poi caricarli sul Commodore 64 comodamente tramite la cartuccia. Quindi andiamo a inserire la cartuccia a computer spento, mi raccomando, altrimenti potremmo danneggiare sia il computer che la cartuccia. Quindi caricamento sempre a computer spento della cartuccia. A questo punto possiamo accendere il computer e andare a vedere questo secondo gioco, il paninaro, appunto. Ecco come si presenta quindi la schermata di questo gioco, che si chiama appunto il paninaro, ideazione e realizzazione di Diego Linfonti e Marco Mietta, ma a quanto mi risulta dovrebbe aver partecipato alla parte grafica anche Carlo Sant'Agostino. Infatti, se non ricordo male, in un video pubblicato da Archeologia Informatica, lui raccontava appunto di come aveva ideato la grafica di questo gioco e mostrava anche alcuni appunti su un quaderno a quadretti proprio riferito agli schizzi di preparazione della grafica di questo gioco. Quindi andiamo avanti, joystick in porta 2 e andiamo quindi con il pulsante fire sul joystick, andiamo avanti. Allora, il gioco è formato da 2 livelli, un primo livello che è questo praticamente, in cui noi impersoniamo un paninaro in sella ad una moto 125 stradale e in pratica dobbiamo scorazzare per le strade di Milano superando, quindi andando a superare altri paninari in sella a motociclette, ma bisogna stare attenti a non accelerare troppo per non rischiare appunto di grippare il motore della moto. Quindi andiamo avanti e vediamo come si presenta il gioco. Allora, qua ci dice come cosa dobbiamo fare, come ci dobbiamo comportare. La corsa in moto. Quindi leggiamo il paninaro che è troppo giusto, in gergo, in slang diciamo paninaresco, ad andare in moto parte dal fast food e va a girare un po' per Milano, dove incontra altri paninari che sono meno galli di lui e che deve superare
Il problema è che qualche tamarro ha rubato il contagiri alla sua moto e se il paninaro tira troppo finisce con il grippare. Attenzione dunque al rumore del motore durante i sorpassi. Quindi ad ogni paninaro sorpassato sono 100 punti. Andiamo avanti, ecco qua il paninaro, quindi andiamo, acceleriamo quindi con il mouse, non troppo per non grippare il motore. A un certo punto, vabbè, abbiamo grippato. Ripartiamo. Ecco qua, hai rotto la moto perché abbiamo accelerato troppo. In pratica bisogna accelerare con la manopla del joystick in posizione tutto a sinistra. Logicamente non bisogna tenere troppo il joystick tutto a sinistra perché si finirebbe per appunto grippare il motore come abbiamo fatto. Quindi abbiamo rotto il motore, dobbiamo ripartire. Ah no, praticamente il primo livello finisce ogni volta che praticamente o grippiamo il motore oppure tocchiamo gli altri motociclisti e quindi si passa direttamente al secondo livello che è praticamente la coda al fast food. Il paninaro che è troppo giusto e non vuole fare la coda al fast food, se vuole prendersi un paninazzo deve scavalcare nella fila tutti gli altri paninari che sono come sempre meno galli di lui. Appena la fila si sposta, il paninaro deve assolutamente saltare avanti di un posto nella coda per prendersi il suo mega big cheeseburger. Quindi buon panino, ogni paninaro superato sono 150 punti. Quindi vediamo in questo gioco se siamo più bravi, quindi ci avviciniamo alla coda davanti diciamo al bancone del fast food. Appena il paninaro che sta davanti si sposta dovremmo noi avanzare di un posto. Vediamo un po', vediamo se riusciamo. No, niente, non ci siamo riusciti. Questo gioco è molto carino, molto colorato, ma non è per niente facile. Quindi abbiamo perso anche stavolta. Riproviamo a questo punto con la motocicletta. Quindi un'altra partita, premiamo S e andiamo avanti. Ok, andiamo. Quindi stavolta ripartiamo con la motocicletta in giro per Milano. Vedete qua partiamo dal fast food Burghi e andiamo in giro per Milano. Abbiamo superato il motociclista in piazza Duomo, il secondo motociclista. Niente, abbiamo perso, però più o meno abbiamo visto come funziona il gioco. Praticamente bisogna superare i vari motociclisti che ci troviamo davanti. Quindi ripartiamo un'altra volta dal secondo livello. Ritorniamo alla fila al fast food e vediamo stavolta se riusciamo ad andare diciamo, a saltare la fila. Quindi aspettiamo che il personaggio che è diciamo davanti a noi si muova per avanzare. Vediamo un po' se riusciamo ad avanzare. Niente, proprio non ci riusciamo. Allora riproviamo un'ultima volta con la moto. Sì, riproviamo con la moto e vediamo se riusciamo a vedere un po' più di quadri. Quindi ripartiamo dal fast food, dal Burghi. Ecco il motociclista che è davanti a noi.
Arriviamo a Piazza Duomo. Non accelero perché voglio vedere altri sfondi. Vabbè, proviamoci. Abbiamo superato il motociclista, vediamo più avanti che cosa c'è. Ah, il tram, un'altra immagine iconica di Milano, il tram appunto. Quindi superiamo quest'altro sfondo per vedere cosa c'è dopo. Ah, la metropolitana, addirittura in cantiere perché magari nell'85 c'era la metropolitana ancora in fase di cantiere. Vediamo cosa c'è. Ah, vabbè, abbiamo preso. Beh, abbiamo visto qualcosa in più stavolta, quindi ripetiamo di nuovo la fila al fast food un'ultima volta. Panino sempre scarso, come vedete, perché abbiamo superato una sola motocicletta. Oh, riproviamo di nuovo con la fila al fast food, vediamo se siamo più bravi, più veloci questa volta. Ci posizioniamo e attendiamo che si muovano i personaggi davanti a noi e tentare di saltare la fila. Il primo personaggio si muove, aspettiamo che si muova qualcun altro. A questo punto avanziamo. Ecco qua, siamo andati avanti di un posto, vediamo. Oh! Ci siamo riusciti, boh, vediamo. Abbiamo guadagnato un panino, un po' di insalata, un po' di carne, una seconda fetta di carne, un po' di insalata e stavolta il panino è bello troppo giusto sto panino, troppo. Bene ragazzi, oh. Boh, già, siamo stati bravi, dai, siamo stati bravi. Ci possiamo ritenere soddisfatti quindi anche con questo gioco. Bene, penso che possa bastare così. Bene amici, siamo giunti al termine anche di questo video. Come sempre spero che vi sia piaciuto e vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, lo sapete, è gratis, non costa niente, ma a me aiuta a far crescere il canale e a proporvi contenuti sempre migliori. Non mi resti quindi che salutarvi e aspettarvi numerosi alla prossima. Ciao!